Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le energie predestinate per la prima metà di giugno 2026. Abbiamo la carta del Sole, amici del Leone. È un periodo di crescita, di prosperità, può anche far riferimento a una nuova chiarezza mentale, però ho come la sensazione che vi parli proprio un po' di uscire allo scoperto. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per il segno solare, il segno lunare e l'ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può inviare un'email e sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonamenti per il percorso di crescita. Ci sono i link per i corsi gratuiti presenti sul canale, per la tarot pratica del 6 giugno e c'è il link del corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Ok, partiamo subito con gli amanti, ragazzi. 8 di pentacoli, mondo. 9 di pentacoli, 3 di spade, 4 di coppe, abbiamo un 6 di bastoni e un asso di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è il movimento energetico del mese. Potrebbero anche esserci dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Devo dire che partite molto bene, amici del Leone, con la carta degli amanti, può essere un momento di equilibrio, può anche essere per qualcuno che faccia riferimento ad una relazione, ad uno scambio relazionale che avete, direi all'inizio del periodo. Andiamo a vederli. Wow! No, amanti un'altra volta e re di spade. Ma io ho come la sensazione che questo re di spade potrebbe far riferimento alla vostra persona di interesse e se non avete nessuno, a qualcuno che potreste conoscere all'inizio di giugno. Non è necessariamente detto che sia una relazione romantica, anche se 80% sì, 70%. Può anche essere una relazione di tipo familiare piuttosto che lavorativa. Cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli perché sì, è una carta che parla di lavoro, di quotidianità. Due di pentacoli. E giudizio. Questo tipo di relazione, scambio, interazione, nella prima parte di giugno potrebbe, mi viene da dire, non lo so, mi casca già l'occhio qua sul 3 di spade. E con questo 8 di pentacoli può essere un qualche cosa che vi chiede sforzo, che vi chiede impegno, che vi chiede costanza. È come se ci fosse un qualche tipo di tema da non poter prendere sotto gamba. Tenete presente che avete anche il giudizio, quindi vi dico che per qualcuno potrebbe essere una chiamata, una notizia che arriva, un qualche tipo di comunicazione,
qualche tipo di presa di consapevolezza, avete comunque il sole come carta base, quindi parla proprio di questa chiarezza mentale. Andiamo a vedere il mondo. Fante di bastoni e 10 di coppe. Può essere anche la partecipazione ad un nuovo gruppo. Questa carta degli amanti per qualcuno fa riferimento a un gruppo lavorativo, un nuovo contratto, un nuovo accordo. Mm, è nuovo. E con la carta del mondo vi dico che per qualcuno può essere proprio il risultato che stavate aspettando, quell'obiettivo, quel contratto, quell'azienda, quella famiglia, perché comunque c'è un 10 di coppe, se per voi risuonasse come una questione romantica. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Asso di coppe. E regina di denari. Uh. Ve lo dico adesso perché poi ho paura di dimenticarmi. Riguarda una parte stretta di voi, però se siete in un momento dove state decidendo, avete deciso o si apre la possibilità di parlare di figli, ragazzi, sento che è un buon periodo effettivamente per concepire, quello di inizio giugno, o perlomeno aprire il tema. Poi sapete che la parola figli e la parola, scusate, e la parola progetti possono essere sostituite nelle letture di tarocchi, quindi anche questo tipo di informazione adattatelo alla vostra realtà. Andiamo a vedere il 3 di spade. Cavaliere di pentacoli e 5 di pentacoli. Mm. Potrebbe esserci qualche delusione effettivamente. Può essere che tutti gli sforzi che andiate a fare con questo 8 di pentacoli non diano i risultati che voi vi state aspettando e che con il cavaliere di pentacoli sento che le cose sono un po' statiche, un po' ferme, diciamo dalla seconda settimana di giugno. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 7 di coppe e regina di bastoni. È come se qualcuno di voi non sapesse bene che pesci pigliare. Ci sono tante idee, ma è come se l'idea geniale con questo 4 di coppe non venisse presa in considerazione. Cioè, vi sento un po' come con la voglia di trovare soluzioni alternative, probabilmente per uscire da questa situazione un po' di delusione. Mm, Vi dico che questa regina di bastoni potrebbe anche essere una figura vicino a voi che vi dà qualche dritta, però è come se aveste bisogno di capire qual è la strada giusta per uscire da questo tre di spade. Cioè io ho come la sensazione che in questo mese lavorerete un sacco o vi dedicherete comunque un sacco alla relazione, magari, se per voi fosse una questione romantica, però che tutta questa dedizione, tutto questo sforzo, tutto questo lavoro, dove voi ci state mettendo un grande entusiasmo, devo dire, non dia tanto i frutti che stavate aspettando. C'è come un... sì. Da lì è il pensare, e come faccio allora a ottenere quello che voglio? Andiamo a vedere se di bastoni. 9 di bastoni, torre e sole. E mi viene proprio da dire che dovete buttare giù le paure, ragazzi. Le barriere difensive,
le credenze limitanti, tutto quello che vi limita, tutto quello che... Il 9 di bastoni è una carta di qualcuno che si sta difendendo ed è come se doveste tirare giù le barriere con questa torre per riuscire a vedere più chiaro, per riuscire a ritrovare anche un po' l'entusiasmo che secondo me in questa parte della lettura sarà un po' carente. Andiamo a vedere l'asso di spade. Cavaliere di spade. Sì, c'è una comunicazione. C'è una comunicazione, ma ben determinata, devo dire. Non sarà tanto un confronto, sarà un per me le cose sono così e punto. È come un non ci sono più discussioni da fare. Questo è quello che penso io, questo è quello che voglio fare io, questo è come la vivo io. Sarà più un comunicare una vostra, mi viene quasi da dire presa di posizione. Ma infatti con la carta del sole c'è chiarezza mentale, arriva, ce l'avete anche qui. Datemi un'altra carta per la torre. Cinque di spade e 5 di coppe. E qui un altro 5. Non lo so, è come se si dovessero buttare giù questi confini, come vi dicevo prima, le paure potrebbero anche essere, il fatto di essere sempre allerta, in ansia, potrebbe anche essere. Ho come l'idea che abbiate bisogno, cioè siete voi che dovete vedere voi stessi, vedervi, darvi i tempi, gli spazi, quello che vi serve per creare, come dire, una zona di controllo, una zona sicura e poi potete comunicare questa zona sicura alle altre persone. Che interessante ragazzi, fatemi sapere poi se vi risuona. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo come sempre dal lavoro e da chi è senza lavoro. Allora, vi dico già subito che non vedo contratti, però potrebbero esserci dei colloqui effettivamente, potrebbero chiamarvi magari in aziende dove avete mandato il curriculum secoli fa e dove neanche vi ricordate di averlo mandato e potrebbero effettivamente chiamarvi verso metà mese, potreste 10, 12 del mese, facciamo fino al 15 va. Potreste avere dei colloqui. Sento che sarete abbastanza agguerriti e mi viene da dirvi questa cosa, questa parte di agguerrimento, l'essere agguerriti ci sta, va benissimo perché è come se vi desse quella marcia in più per, per farvi notare, come se aveste quel piglio in più che agli altri manca. È quel particolare che vi farà rimanere impressi a chi vi farà il colloquio. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora sinceramente ragazzi non è un buon periodo, nel senso che vi sento sottotono, vi sento un po' desiderosi di fare altro. Probabilmente non siete neanche pagati tanto quanto pensate di valere o tanto quanto vorreste e sinceramente sento queste carte come un lasciate perdere tutte le modalità vittima, le discussioni, le lotte egoiche, ho ragione io, ha ragione l'altro. Cercate la vostra zona sicura, difendetevi e poi iniziate a cercare altro, mi viene da dire, se non siete più soddisfatti.
Se invece magari il lavoro vi piace e è vicino a casa, ci sono X motivi per cui volete rimanere lì, insomma, cercate di far buon viso a cattivo gioco. Con la carta del sole mi viene da dire di tenervi stretti i nemici, se così si possono chiamare. La carta del sole fa riferimento al sentimento dell'amicizia, al sentimento... Sono quei sentimenti puliti, genuini, dove c'è fiducia anche nella persona e siccome qui abbiamo gli amanti come carte iniziali, mi viene un po' da dire che con le persone che magari ve la fanno trovare un po' lunga sul posto di lavoro, di dare amore fondamentalmente. Mi viene proprio da dire questo. C'è proprio un esercizio, fatelo, ve lo do, fatelo, è interessante. Quando c'è qualcuno che vi molesta, che non vi è tanto simpatico, che vi fa delle battute poco carine o insomma qualche personaggio un po' fastidioso intorno a voi, a livello mentale, quindi a livello energetico, provate a lanciargli un ti amo. Vedete come l'altra persona cambia, perché anche se non lo verbalizzate, il campo energetico di quella persona sente la vibrazione positiva dell'amore e automaticamente anche l'attitudine di questa persona cambia. Provate e poi mi farete sapere. Parentesi chiusa. Andiamo con chi è autonomo. Allora, anche qui sento qualche difficoltà, sinceramente, ragazzi. Vedo come se tutti questi sforzi, tutti questi sacrifici che state facendo, ehm, non venissero come... È come se non c'è un ritorno sufficiente che ripaghi tutti i vostri sforzi. E secondo me è per quello che qui, verso metà mese, inizierete come qualche cosa di nuovo, ma io sento che molti di voi, adesso poi ci arriviamo, però molti di voi hanno come dei progetti nuovi in testa, hanno come... Per qualcuno potrebbero essere delle collaborazioni, considerate anche la carta degli amanti, potrebbe essere come un personaggio nuovo, questo re di spade, con il quale o la quale inizierete una collaborazione. Guardate, se fosse una persona, per esempio, un'amicizia, visto che qui abbiamo il sole, con la quale si crea questa collaborazione, questo gruppo di carte mi dice che c'è come una paura da parte vostra di rovinare l'amicizia per eventuali discussioni o divergenze che potrebbero esserci a causa di questo progetto comune o di questo lavoro comune. Quello che mi viene da dire con questo asso di spade finale è parlate chiaro, perché il trucco è proprio quello di parlare in modo trasparente, in modo onesto, con il cuore in mano, letteralmente. Far capire quali sono i punti di vista. Più la comunicazione è fluida, più la comunicazione è trasparente, meno problemi ci saranno. Guardate che il 5 di bastoni è al contrario e quindi io sento come se, diciamo, quelli che potrebbero essere i punti di vista diversi, verranno comunque risolti. Forse voi vi imporrete un pochettino di più, però comunque sento che le cose si risolveranno ehm, in modo deciso. Se non avete collaboratori, c'è come questa ricerca di creare qualche cosa di nuovo, di aumentare o il pacchetto clienti o il pacchetto dei servizi o dei prodotti che vendete. C'è come questa voglia di implementare. Parliamo di denaro. Allora, mi corrisponde un po' con la situazione del lavoro. Sembra che qui stiate sforzandovi tanto, però la ricompensa anche a livello economico non sia pari agli sforzi che voi state facendo. Quindi qui c'è da rettificare un attimo il tiro e cercare di capire dove poter smuovere un po' di più le cose. Quindi se si tratta di magari, non lo so, provare a fare qualche giocata, piuttosto che qualche investimento, piuttosto che se iniziare a trovare un secondo lavoro. È come se stesse valutando nel mese di giugno
come poter aumentare gli ingressi. Ah, tra l'altro vi dirò che non è che vi mancheranno i soldi, anzi, sento che qualcuno potrebbe potersi togliere qualche capriccio nel mese di giugno. Se parliamo di progetti o di figli, come vi dicevo prima, sento che è un buon periodo per, per iniziare nuovi progetti, potrebbe anche essere un buon periodo per iniziare nuove collaborazioni con questo Re di Spade. Sento che è come se ci fosse un momento di gestazione, letteralmente, di qualche cosa di nuovo. E può essere con un'amicizia, come se ci fosse una collaborazione. Passiamo al lato relazionale. Allora, questa cosa dei bambini la sento molto molto forte, quindi se siete già ehm, in una coppia stabile potrebbero effettivamente arrivare dei figli, però diciamo che sento questa cosa anche ehm, nel vostro, diciamo nella vostra famiglia di anime, quindi potrebbero essere vicini, colleghi, cioè c'è qualcuno vicino a voi che potrebbe arrivare con una bella notizia. Ora parliamo di relazioni romantiche. Partiamo con questa carta degli amanti che si ripete. Quindi, se siete single e non avete nessuno in testa, all'inizio di giugno, secondo me, ragazzi, potreste conoscere questo Re di Spade, un segno d'aria, ok? Ehm, e secondo me può essere effettivamente una relazione in equilibrio, perché con la carta degli amanti è un amore corrisposto, è un qualche cosa di grande, di bello. Vi dico, per qualcuno potrebbe effettivamente essere una persona del passato. Mm, allora, in qualche caso, siccome c'è tutta questa dinamica con il lavoro, in qualche caso sento che potreste magari cercare nuovi collaboratori e lì imbattervi in questo personaggio del passato con il o la quale si può creare qualche mezzo inciucio, anche più di mezzo perché abbiamo due volte la carta degli amanti. Ehm, io credo che uno dei due sia single da tanto tempo. Potreste anche rendervi conto che questa persona è molto simile a voi e vi dico che entro, secondo me, la fine del mese può iniziare con questo asso di spade. Ho sentito la parola rivelazione. Quindi può essere che mano a mano che questa conoscenza, questo scambio, questa ehm, relazione, diciamo così, si sviluppa nel tempo, sento che da un lato le vostre paure cadranno letteralmente perché vi sentirete visti, ho come questa sensazione, e la comunicazione diventerà limpida, chiara, cristallina, c'è proprio una presa di consapevolezza, la chiarezza mentale di cui vi parlavo prima con il sole, io la sento proprio con questa persona. Se siete in una conoscenza, o avete comunque qualcuno in testa, state frequentando magari una persona da un po' di tempo, ehm, allora sento come se ci fossero dei fattori esterni che in qualche modo tolgono l'attenzione dalla coppia. Per qualcuno è un momento di forte, forte, forte routine, c'è come bisogno un po' di divertimento, di smuovere le energie, di giocare un po'. Vi sento un po' incastrati, cioè si parte con due carte degli amanti e quindi vi dico, la relazione è in armonia, c'è uno scambio reciproco, è una bella relazione, però è come se fosse un po' troppo rutinaria nella prima parte di giugno. Probabilmente c'è bisogno di fare un po' le cose che si facevano all'inizio o
riprendere certi temi o certi progetti che si avevano all'inizio per portarli a compimento, c'è come bisogno di lavorare un pochettino sulla dinamicità della relazione. Comunque c'è un asso di spade alla fine, quindi vi dico che c'è una buona comunicazione alla fine del mese, diretta, chiara. Se avete avuto dei battibecchi, delle discussioni con il 5 di bastoni al contrario, questa torre che butta giù gli altri 5, sento che eventuali problemi, cioè proprio si dissolveranno così come ridere, ok? Avete qui anche il sole, si crea come una nuova sintonia, sento. Per le persone che invece sono in una relazione clandestina, senza etichetta, non ben definita, anche per voi sento che si tratta di parlar chiaro con questo asso di spade. Prima chiaritevi voi le idee, perché vi dico, la relazione in sé, se parte così o comunque se va avanti così a inizio di giugno, c'è questa energia molto positiva degli amanti, e anche in realtà poi tutta la prima settimana di giugno si incastrano un po' le cose qua, però poi c'è come una risoluzione, ma sento che siete voi che abbasserete un po' l'asticella e parlerete chiaro nei confronti dell'altra persona. Con questo cavaliere di spade sento che definirete dove sta andando la relazione o dove volete che vada la relazione. C'è come un definire qualcosa. Ok, andiamo a vedere Osho, ragazzi, che cosa vi consiglia. Due perle di saggezza. Momento per momento e il sogno. Guardate, partendo con questi due amanti, qua mi viene proprio da dire, fate un passo alla volta per costruire il vostro sogno. Qui c'è un obiettivo verso il quale si sta andando. In realtà il mondo con questo 10 di coppe lo sento più come una partecipazione a un gruppo, come vi dicevo prima. Può anche far riferimento a un trasloco, tra l'altro. Però qui ho proprio come l'idea, che vi dicano di costruire un sogno giorno per giorno, poco per volta. È un 6 di coppe, ragazzi. Ah, fatemi vedere una cosa. Perché avete due amanti, avete la carta del giudizio e il 6 di coppe. Sì, per qualcuno può essere una relazione anche di vite passate, come se vi foste già conosciuti in qualche vita passata. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Messaggio in una bottiglia. Eh sì, ragazzi, carta numero 15, qui il numero magari per qualcuno ha un senso. C'è proprio un telefono in una bottiglia. Ma sì, io in qualche modo vi dicevo, secondo me o è un curriculum che avete mandato secoli fa e riceverete questa telefonata, o potrebbe anche essere una persona che avete visto secoli fa e che vi ricontatterà. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, la condivisione o l'iscrizione, se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, però tenete presente che potete fare lo stesso lavoro per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Lì tratto tutte le credenze limitanti che tratto anche nelle sessioni individuali, però in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, ho aperto una nuova playlist di ermetismo, quindi sono temi un po' più esoterici, però insomma date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, almeno vi fate un'idea. Detto questo, ah no, le playlist sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!